Ciao a tutti, bentornati per questo nuovo tutorial dedicato ad Unreal Engine 5.6. Volevo iniziare questo percorso chiedendo scusa per non aver completato come promesso il mio vecchio progetto, quello basato sull'Aera. Nel settore ci sono stati importanti sviluppi, appunto anche con l'uscita delle 5.6, ora sta uscendo anche il 5.7, non avrebbe avuto più senso per me portare a termine quel progetto. È un tutorial comunque ancora valido, funzionante ed è comunque ad un buon punto di sviluppo, e se qualcuno volesse completarlo, avesse bisogno, può comunque contattarmi per avere qualche chiarimento, qualche delucidazione. Oggi in particolare però parliamo di Unreal Engine 5.6. Come dicevo, ha portato moltissimi cambiamenti, questa volta molto utili anche per gli sviluppatori indipendenti. Hanno finalmente creato un sistema per progredire nei giochi in maniera rapida, e proprio per questo ho deciso di creare un nuovo gioco, in quanto abbiamo tutto il necessario per poterlo portare a termine. Anche solo utilizzando quello che ci viene fornito, appunto, riusciremo ad avere una base molto importante per creare poi qualsiasi tipo di gioco, che si può correre, sparare, colpire la gente, utilizzare i mezzi. Quindi insomma diciamo che hanno portato veramente un bel supporto agli sviluppatori. Allora, iniziamo subito e andiamo a vedere come scaricare bene il progetto, perché oggi il primo passaggio che andremo a fare, appunto, è dare una rapida sistemata al progetto. Lo mettiamo un attimo in condizione di essere compatibile anche con le direttive del marketplace, se si volesse utilizzare appunto per creare qualcosa da appunto investire sul marketplace. E poi andremo in particolare ad esportare il progetto, quindi lo sistemiamo, lo mettiamo a posto rapidamente, lo esportiamo per Android, e così abbiamo subito qualcosa di concreto su cui lavorare e iniziamo da un punto base solido, senza dover magari appunto perdere tempo a creare tanto lavoro e poi non riuscire magari ad esportarlo e trovarsi un po' impacciati. Lo facciamo subito a progetto vuoto. Allora ci rechiamo subito sulla nostra pagina Epic Game. Ovviamente per scaricarlo sapete che dovete scaricare il launcher. Dal launcher possiamo andare su libreria, qua scegliere la versione del motore. Come vediamo attualmente sta uscendo la 5.7, noi lavoreremo sulla 5.6 in quanto poi la 5.7 non ha portato ancora miglioramenti significativi rispetto al 5.6 che ci possono appunto essere utili, e quindi per non stare a riscaricare tutto eccetera eccetera lavoreremo sulla 5.6, ma credo che il tutto sia appunto uguale. Scarichiamo il nostro progetto. È importante poi andare sulle opzioni e scaricare i pacchetti necessari che ci servono poi per lo sviluppo e soprattutto per il packaging di Android. Quindi andiamo a scaricare tutta la prima sezione, compreso i MetaHumans, che ci possono poi servire più avanti, i simboli del debug che, se non ricordo male, servono appunto per il packaging, e andiamo a scaricare poi anche il pacchetto Android. Io non uso iOS, non uso Linux, quindi non ho modo per testare i vari sistemi, quindi non li prenderò in considerazione. Sarà un progetto appunto dedicato soprattutto ad Android. Applichiamo i nostri cambiamenti, torniamo indietro e andiamo ad aprire direttamente il nostro progetto. Una volta aperto il nostro progetto, come dicevamo all'inizio, ci troviamo davanti a tantissimi progetti già pronti, con anche delle sezioni appunto di gioco effettivo con punteggi, schermate, timer, tutto quello che può servire. Noi al momento andremo a scaricare un progetto vuoto, poi se ci servono altri progetti li andremo ad integrare uno con l'altro, ma soprattutto andremo a costruire il nostro progetto da zero. Quindi come vediamo abbiamo tutta una sezione dei veicoli, dal 5.6 al 5.6.1 c'è stato un grosso cambiamento, che è stato quello che hanno aggiunto la sezione All, quindi possiamo direttamente andare a scaricarci i nostri progetti avendo un unico scheletro, cosa che io all'inizio in realtà mi ero fatto da solo, avevo unito tutti i progetti e creato un unico blueprint e un unico scheletro per tutti. Ora abbiamo già una buona parte del lavoro fatto. In questo caso
abbiamo tantissime ovviamente varianti di gioco che sono però anche nella sezione All tutte divise tra loro e dovranno poi essere unite. Noi partiremo da nessuno, partiremo da un progetto totalmente vuoto in modo da integrare tutto con calma, lentamente, senza fare confusione. Lo possiamo chiamare progetto test, qualcosa del genere, e lo andiamo a salvare. Possiamo metterlo già volendo anche come mobile e come scalabile, ma si possono cambiare poi anche dall'interno, quindi non è importante. Creiamo il progetto. All'apertura ci troviamo di fronte alla schermata iniziale del primo schermo, dove possiamo ovviamente andare a cliccare per giocare, e tutto quello che abbiamo appunto è il nostro omino che può semplicemente correre e saltare in giro. La prima cosa che facciamo, andiamo un pochino ad impostare il progetto rapidamente, poi andremo a scaricare qualche programma per esportare il nostro progetto. E se avete già tutto per l'esportazione, continuate comunque a guardare questo tutorial, perché dal 5.6 verrà cambiato tutto, quindi bisognerà riscaricare tutti i nuovi programmi che serviranno appunto per il packaging. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è andare a creare quello che ci serve per il marketplace, per appunto rimanere all'interno delle direttive. Il marketplace prevede che ci sia tutto questo materiale che ci hanno fornito racchiuso all'interno di una cartella demo, e la cartella demo deve essere racchiusa all'interno della nostra cartella di gioco. Quindi possiamo creare una cartella, la possiamo chiamare game folder. All'interno della cartella game folder possiamo appunto creare la nostra cartella demo. La cambio di colore, possiamo fare imposta colore e la mettiamo un colore scuro, perché è una cartella che non verrà praticamente mai utilizzata, quindi la lasciamo un pochino in disuso. All'interno della cartella demo il marketplace vuole che mettiamo tutti i dati, tutti gli asset che non abbiamo creato noi, quindi tutto quello che in realtà possiamo creare noi e può essere appunto ipoteticamente creato da noi, come i blueprint per esempio. Quelli non vanno inseriti all'interno della cartella demo, va inserito tutto quello che in realtà è fisico, diciamo, tra virgolette. Per esempio, se andiamo nel nostro character e andiamo a prendere le mesh, queste qua non sono create da noi, le utilizzeremo, ma appunto sono create e date in dotazione appunto dal programma, quindi tutti questi asset vanno inseriti nella cartella demo. Volendoli possiamo anche un pochino rinominare se hanno il prefisso non corretto, perché ci vengono forniti oltretutto con un prefisso non sempre corretto, e se li andiamo a caricare sul marketplace questo in realtà poi ci viene contestato. Per esempio le animazioni, come andiamo a vedere, sono tutte impostate direttamente con modello maschile, pistole, eccetera eccetera, e in realtà per il marketplace andrebbero tutte andate a segnare come sequenza di animazione. E così per esempio per le animazioni di montaggio. Quindi noi faremo tutto questo lavoro, andremo a rinominare tutti i file che sono stati sbagliati e andremo a spostarli. Come dicevo, quello che dobbiamo spostare, ora poi un progetto già pronto, faremo un salto perché siamo già a 10 minuti di video in cui non abbiamo fatto molto e vorrei andare avanti, quindi andiamo a prendere tutte le mesh. Possiamo prendere volendo anche i rigs, le texture, i materiali, e le possiamo spostare per esempio nella nostra cartella demo. Apriamo game folder e le buttiamo dentro demo. Ogni volta che facciamo un passaggio clicchiamo con il destro con il tasto del mouse su contenuto, andiamo a aggiornare i riferimenti di reindirizzazione e vediamo appunto se c'è qualcosa da reindirizzare. Non sempre come in questo caso c'è, però facciamolo per sicurezza. Così le animazioni invece potremo spostarle dentro la nostra cartella game folder e poi le sistemiamo. Così come per esempio gli input, tutta questa parte la possiamo mettere nella game folder perché sono tutti
blueprint, quindi non sanno se li abbiamo effettivamente creati noi o no, e invece tutta la parte del level prototyping, per esempio le mesh, queste qua vanno sempre tutte inserite nella cartella demo. Ok, adesso qui ho cambiato progetto, ho staccato un attimo e ho ricambiato progetto, vi ho messo quello che ho già pulito per non farvi vedere tutto, ma vi faccio vedere velocemente come dovrebbe apparire la cartella una volta finita. Quindi dovremo avere una cartella generale, avere la nostra cartella demo che a questo punto prevede semplicemente, come dicevo, le mesh, e la parte del level prototyping che ci interessa, diciamo che tutte le parti in realtà che possiamo tenere in un'altra cartella sono un'altra cartella. Qua abbiamo appunto texture, materiali, che anche queste volendo potrebbero stare di là. L'importante è la cartella meshes e interactable, perché sono sempre mesh. Andiamo invece nella game folder. Qui abbiamo tutto quello che riguardava la cartella dei character, che non riguarda le mesh, quindi abbiamo tutti gli animation blueprint, gli animation montage, abbiamo una cartella per tutte le azioni, e abbiamo una cartella anche per i blend space. Io li ho uniti al momento sia gli offset che blend space, quindi abbiamo tutto un progetto molto pulito. E poi abbiamo ovviamente la cartella blueprint. All'inizio ci dovremo trovare con queste due cartelle. All'interno della cartella blueprint ovviamente ho diviso tutto, avremo i nostri personaggi, il nostro personaggio di terza persona l'ho rinominato Logic, perché poi sarà il mio personaggio principale. Da qui in questo svilupperò tutta la logica che ci servirà, e poi verrà trasferita attraverso i figli in tutti i personaggi che ci servono da portare in gioco. Abbiamo il controller, dove è stata inserita anche la cartella input, perché fa comunque parte, a parer mio, della cartella controller. Poi voi mettetela dove più vi conviene. E poi abbiamo una cartella Game Modes con il nostro Game Mode base. Io ho rinominato tutto base perché poi farò sempre dei figli per ogni file, in modo da avere diciamo, un controllo della logica separato. E qui ho messo le mie mappe. Qui ovviamente ci sono i blueprint che troveremo all'interno poi delle varie mappe. Anche se abbiamo progetto vuoto, gli asset sono uguali per tutti i progetti, quindi ci ritroveremo con tutti gli input, tutte le animazioni e tutto quello che ci può servire, senza stare a scaricare tutti gli altri progetti. E in più abbiamo, scusate l'ho saltata, la cartella Game Instance. Questa qua è una prima cosa che possiamo fare, che io ho già fatto, per andare a completare appunto il nostro asset. Classe Blueprint, andiamo su tutte le classi e scegliamo semplicemente la Game Instance, istanza di gioco, la prima. Ci clicchiamo sopra, selezioniamo, diamo il nome, la inseriamo nella cartella che vogliamo e ce l'abbiamo. Una volta fatto questo possiamo andare su modifica, impostazioni progetto, e qui possiamo andare su mappe e modalità, e come vedete io ho cambiato il game mode in game mode base. Quindi invece di avere il game mode che ci è stato fornito, mettiamo un game mode base. Per il game mode viene sovrascritto ogni volta che entriamo nella mappa. Quindi all'inizio potremo avere delle mappe senza game mode, per esempio per il menu, e quindi non dobbiamo avere una game mode predefinita, quindi possiamo mettere semplicemente quella base. Andiamo a scegliere la nostra mappa, che è quella semplicemente in terza persona, ma io l'ho rinominata come map test, però è semplicemente la stessa mappa, non cambia niente. Ora mi sono saltati i colori perché ho spostato i materiali, ho cancellato, comunque ho fatto pulizia delle cose che non mi servivano. E poi andiamo ad inserire appunto la nostra game instance, quindi possiamo andare giù e cercarla, tanto non ce ne sono tante, e la inseriamo. Questo qua è il primo passaggio che possiamo fare appunto per iniziare a esportare il gioco, avere una base pulita da esportare. Seconda cosa che vogliamo fare appunto è andare ad esportare il gioco stesso e portarlo su Android o su PC. In questo caso faremo per lo più delle prove su Android. Quindi per farlo dovremo scaricare dei programmi. Andiamo comunque sempre in
impostazioni progetto, e andremo a cambiare poi qui tutte le impostazioni, le vedremo dopo che abbiamo scaricato il programma, però vi volevo fare vedere appunto che le sezioni che dovremo andare a cambiare per lo più sono l'SDK Android, dovremo andare a recuperare questi dati, quindi dovremo scaricare Java, dovremo scaricare Android Studio e Visual Studio. E poi appunto dovremo andare ad impostare tutta questa parte, ma la vediamo tra un pochino. Quindi rechiamoci su Google. Come prima cosa andiamo appunto a vedere quali sono i requisiti per Android, quindi potete cercare questa pagina qua, quindi da epicgame.com, andiamo a cercare i requisiti per lo sviluppo di Android e andiamo a vedere appunto che cosa ci serve, come dicevo, da scaricare. Quindi avremo la versione Android Studio dedicata, cambia dalla 5.4 alla 5.6, dovete riscaricare tutto come dicevo prima, altrimenti non vi funziona, cambia proprio completamente, credo che il 5.7 poi in realtà non cambi nulla da questa versione che mettiamo ora. Quindi la prima cosa che facciamo, possiamo andare su, come dicevo, su Google e possiamo cercare per esempio Visual Studio Download e qui semplicemente andiamo a scaricare Visual Studio. Ora poi vi lascerò magari i link in descrizione in modo da fare prima. E quindi andiamo qui e scarichiamo la prima versione, l'ultima versione diciamo che ci viene fornita. Poi ora questo credo che non lo useremo direttamente, quindi non lo vediamo nel dettaglio. Comunque lo scaricate e lo installate. Una volta scaricato vi troverete sul PC due file, andiamo ad aprire l'installer, quello che ci interessa al momento. Ora io qua l'ho già scaricato, quindi vi troverete sicuramente una schermata in cui dovrete dirgli di andare avanti, insomma vi dovete poi trovare in questa schermata qui e io faccio modifica. Ora non mi ricordo voi se dovete inizializzarlo o comunque semplicemente andare a modificare come ho fatto io e dobbiamo andare a selezionare semplicemente queste impostazioni che vedete qui. Quindi io ci ho selezionato lo sviluppo per desktop e dobbiamo andare a vedere di selezionare tutte le cose che ci interessano. Ora controllo un secondo se c'è tutto, comunque verificate in base a quello che vedete. Poi abbiamo lo sviluppo di applicazioni, lo andiamo a riselezionare, anche qua controllate di aver inserito tutto quello che ho inserito io e vi dovrebbe funzionare. E infine abbiamo lo sviluppo di giochi con C++, C++. Anche qua andiamo a selezionare, per esempio, per esempio questo mi è saltato perché ho selezionato e riselezionato, quindi andiamo anche a selezionare tutto quello che riguarda Unreal Engine. Fatto questo, installiamo tutto e chiudiamo e con Visual Studio dovremo essere a posto. Quindi possiamo passare al passaggio successivo, quindi ci viene richiesto di scaricare la versione di Android Studio Koala, la patch 1 del 17 settembre 2024. Quindi possiamo andare qui, scrivere Android Studio su Google, aprire anche qui il primo file che ci viene proposto, recarci in fondo, andiamo proprio in fondo dove ci sono la parte delle installazioni. Qua c'è l'ultima versione, a noi non interessa perché vogliamo appunto come abbiamo visto la Koala, quindi andiamo negli archivi dei download. Questo link poi ve lo lascerò in descrizione direttamente da questa pagina, però dovete andare in fondo comunque e dare il consenso. Una volta dato il consenso vi riporterà appunto nell'archivio con tutte le versioni. Quella che ci serve a noi abbiamo detto che è del 2024 di settembre, quindi la possiamo andare benissimo a cercare per data, settembre 17 patch 1.
ci clicchiamo sopra e andiamo a scaricare appunto la nostra versione di Android Studio che ci interessa. Io ovviamente ho scaricato quella per Windows utilizzando Windows. Una volta scaricato possiamo andare a vedere il programma. Anche qui non so se la prima volta che lo scaricate dovete dare dei consensi per accedere a questa schermata, comunque andate avanti, arriviamo a questa schermata, qui andiamo su More Actions e apriamo SDK Manager. Quello che dobbiamo fare è andare a cambiare nella sezione Android SDK tutte le spunte che ci interessano per installare le parti mancanti dei programmi che ci interessano. Quindi ora ve le faccio vedere direttamente, le copiate uguali, non ne servono altre. Possiamo andare qui su Shop Packaging Details in modo da vedere tutti i dettagli che ci vengono proposti. Lo lasciamo abilitato e scorro giù lentamente, andate a vedervi tutte le spunte. Cerco di andare il più veloce che posso, ma cerco di mantenere comunque un ritmo leggibile, quindi poi potete mettere pausa e andare a selezionarvele. Direi che da qui non c'è più nulla. E poi l'altra sezione che ci interessa è appunto l'SDK Tools. Qui stesso discorso, abilitiamo i dettagli e andiamo a selezionare tutti i file che ci servono. Controlliamo anche gli NDK. Questi devono essere tutti selezionati. È importante anche il CMake. Fatto questo, installiamo tutto, diamo l'ok e qui abbiamo finito, possiamo chiudere. Un'ultima cosa che dobbiamo scaricare è la versione, questi sono gli SDK e NDK che abbiamo appena scaricato, la versione Java di Android, quindi possiamo andare anche a selezionare questo, vedere se lo troviamo direttamente. Vediamo se riusciamo a entrare da qui, Java Downloads, per vedere, magari di lasciarvi il link corretto. Andiamo qua direttamente sui download, andiamo a cercare il Java 21 e se non ricordo male dobbiamo scaricare la 2103. Quindi possiamo scendere fino a trovare la 2103 e andiamo a scaricare quella per il nostro, ovviamente, per il nostro PC, in questo caso archivio Windows 64. E con l'installazione dei programmi abbiamo finito, quindi adesso possiamo tornare al nostro progetto su Unreal Engine direttamente. Qui possiamo andare, una volta che siamo all'interno del programma, su modifica, impostazioni progetto e qui possiamo andare a cambiare tutto, a impostare tutte le cose che abbiamo appena installato sul computer per farlo funzionare. Poi mettiamo a posto alcuni dettagli e siamo pronti per appunto esportare. Andiamo su impostazioni progetto, tendina laterale a sinistra, scendiamo fino alla sezione piattaforme e qui andiamo a impostare come prima cosa gli SDK, che è tutto quello che abbiamo installato, così non ci pensiamo più. Quindi per farlo dobbiamo andare semplicemente ad inserire le cartelle contenenti i file che abbiamo scaricato all'interno di questa sezione. Quindi possiamo cliccare su questi tre pallini, io ce l'ho già inserito, quindi se avete anche quella del 5.4 o un altro uguale, se no seguite il percorso. Io per comodità faccio copia, clicco, mi si apre la schermata, la incollo, do l'invio e vengo riportato nella schermata principale. Quindi quello che dobbiamo inserire in questa stringa
è la nostra cartella SDK che si dovrebbe trovare nella vostra cartella utente, poi seguendo il vostro nome, update, local, Android e appunto SDK. Selezioniamo semplicemente questa SDK e ci viene inserita. Se avete, come dicevo, per il 5.4 fate attenzione perché potreste aver inserito all'interno di questa sezione l'SDK sbagliato, magari la cartella del 5.4 e non vi funziona, quindi dobbiamo tornare indietro e rifare tutto il passaggio, inserire quello corretto. Così per l'NDK, se io lo seleziono, apro e vado a cercare la cartella, come vediamo, se torniamo indietro di qualche pagina, ci troviamo nella nostra cartella Android, quindi siamo nella nostra SDK, la cartella che abbiamo visto prima, e aprendo troviamo qui la nostra NDK. Dentro la cartella NDK ne ho diverse, come vediamo, per esempio la 393, quella che finisce per 393, corrisponde al 5.4 e quindi se avete qua inserito 3.393 significa che avete inserito quella del 5.4, quindi dovete copiare questa stringa, tornare indietro di una pagina, arrivare qui e selezionare la 724. Andiamo, seleziona cartella e ce la ritroviamo. Stesso dobbiamo fare per Java, quindi andare a cliccare, a cercare dentro il nostro computer, appunto, attraverso questo percorso, le varie cartelle ed inserirle qui all'interno. Qui abbiamo appunto Android 34 e Android 29, che poi sono due dati che serviranno più avanti. Inserito tutto questo dovremmo essere quasi pronti per il nostro packaging, andiamo semplicemente a mettere i settaggi nella maniera corretta, quindi partendo dall'inizio abbiamo l'impacchettamento, proprio la sezione dell'impacchettamento. Qui l'unica cosa che dobbiamo andare a toccare, facciamo un impacchettamento molto rapido, poi se volete qualcosa di più dettagliato magari vediamo più avanti. Per il momento facciamo una cosa molto rapida che funziona e vedete che è molto leggera e dovrebbe essere funzionale per quello che dobbiamo fare ora. Quindi abbiamo detto impacchettamento, andiamo in fondo e lasciamo la sezione development. Quindi da sviluppatore tutto quello che facciamo viene esportato, poi per il resto di questi settaggi che sono abbastanza importanti magari li vediamo più avanti. Altra sezione invece che dobbiamo andare a spuntare è la ricompilazione completa, quindi semplicemente queste due sezioni andiamo a toccare. Poi scendiamo, mappe e modalità, che come abbiamo detto prima andiamo ad inserire la game mode base perché poi tanto la game mode viene sovrascritta all'interno del livello, andiamo a impostare il nostro livello che vogliamo far partire come inizio gioco, quindi al momento abbiamo la map test ma potremo avere appunto come dicevamo un menu e poi andiamo ad inserire la nostra game instance. Questi qua non è importante al momento, però li abbiamo già impostati correttamente. Poi importante invece è le piattaforme supportate, qui di default ve le dà tutte spuntate, ma noi non andremo a scaricare per iOS, Linux eccetera eccetera, andremo a scaricare solo per Android e per Windows perché sono gli unici file che abbiamo scaricato e che abbiamo pronti all'uso, quindi con questi altri file vi darebbe errore. Poi un'altra cosa che facciamo è andare ad impostare proprio la nostra sezione di Android, quindi torniamo sulla sezione piattaforme, andiamo su Android, qui andiamo ad abilitare questa banda che dovrebbe essere rossa se non l'avete ancora fatto, qui dovrebbe esserci un tastino, la possiamo abilitare, andiamo ad impostare tutti i nostri dati in questo momento abbastanza rapidi, quindi lasciamo stare tutto e impostiamo solo questi due dati qua. Di default può andare bene anche il 26, però visto che su l'SDK Android abbiamo un 29, io ho inserito 29, corrisponde credo alla versione compatibile di Android con cui andiamo ad aprire il progetto, ma direi che la 26 è molto vecchia, quindi la 29 dovrebbe già andare bene. Importante è andare ad aggiungere il package all'interno dell'APK, andiamo a spuntare. E poi possiamo andare direttamente in fondo ad abilitare quest'altra banda
colorata di rosso, dovreste farla diventare verde. E un'altra cosa che faccio io di solito, levo la spunta qui, che di solito l'avete di default. Una volta dava errore con la spunta inserita, non ho mai più provato, quindi non vi so dire adesso se vi dà errore o no, però io la tengo disabilitata perché, per sicurezza, perché adesso non ho tempo di provare. Poi se voi volete provare e vi dà errore, la venite a disabilitare. Ok, fatto questo abbiamo fatto tutto. Torniamo nella nostra mappa principale, andiamo su piattaforme, andiamo su Android. Potrebbe essere che qua ci sia un tasto per installare tutto quello che avete già scaricato e impostato prima. Io ora ce l'ho già installato, quindi mi dice di forzare la reinstallazione e non lo faccio, però probabilmente dovete installare appunto in questo punto. Poi possiamo andare a scegliere una versione di compatibilità per il nostro device. Io lascio la STC, molti usano la ETC2 che comprende credo più modelli, ma è indifferente credo al momento. Usare le impostazioni di progetto di sviluppo, che sono quelle che abbiamo inserito all'inizio, quindi su impacchettamento, questo development, quindi piattaforme Android, development, e qui possiamo semplicemente fare crea pacchetto del progetto. Scegliamo una cartella dove andare ad inserire il nostro progetto. Io ne ho creata una game all'interno del desktop e faccio semplicemente seleziona cartella. Qui parte tutto il processo, possiamo verificarlo qui in basso andando ad aprire il nostro registro, e qui verifichiamo appunto se ci sono degli errori evidenti. Ok, il processo è partito, dovrebbe andare tutto a buon fine, se metterci credo sui 5 minuti. Poi se vi dà errore e non riesce ad esportare, probabilmente c'è stato qualche errore diciamo nelle fasi precedenti, quindi o potete scrivermi nei commenti e io vi risponderò subito e cerchiamo di chiarire, oppure vi riguardate tutti i passaggi precedenti. Ora io l'ho fatto da un po' questo progetto, quindi non so se ho dimenticato qualche passaggio nello scaricamento diciamo dei programmi base, quindi Java, Visual Studio eccetera eccetera. Dovesse mancare qualcosa comunque scrivetemelo. Una volta finito l'impacchettamento, come avete visto ci ha messo meno di un minuto credo, e vi dà l'archivio completato e il successo dell'impacchettamento. Qui abbiamo finito, possiamo chiudere. Possiamo andare nella nostra cartella game all'interno del nostro PC dove abbiamo esportato il nostro progetto. Troverete una cartella con un nome simile, lo apriamo e il progetto che ci serve appunto è questo APK, quindi potete prenderlo e inserirlo direttamente nel vostro telefono, funziona solo su telefono, ovviamente Android, e se il telefono è già attaccato al computer, come dicevo, lo potete passare direttamente, oppure come faccio io tante volte per far prima, mi apro la versione di WhatsApp su computer, invio il progetto a qualcuno e mi rimane memorizzato, poi da WhatsApp direttamente ci clicco sopra, lo installo e mi trovo la mia applicazione pronta all'uso sul telefono. Questa qua è la versione secondo me più veloce per farlo. Ok, per questa puntata diciamo, abbiamo diciamo, detto tutto. Dovreste avere il vostro progetto sul telefono, provatelo, fatemi sapere se funziona, se è andato tutto bene, se ci sono dei problemi. Io chiuderei qui e vi anticipo già che nella prossima puntata, nel prossimo tutorial, andremo a creare le squadre, quindi inizieremo a lavorare sul nostro personaggio, non come movimenti o logica generale, ma semplicemente inizieremo a creare un menu multiplayer che poi diventerà online più avanti, in cui avremo due squadre ben distinte che possono combattere assieme o una contro l'altra, in modo da creare un po' di gioco. E potete già appunto con il progetto che abbiamo fatto oggi poi esportarlo su Android e provarlo per esempio con i vostri amici. Sarà per il momento su LAN,
non lo faremo online per il semplice motivo che ogni volta che poi dovremo testare il gioco ci chiederebbe di fare il login e tutte le procedure per entrare, diventa veramente molto lungo come procedimento, ma poi lo porteremo anche online che non ci vuole molto una volta impostato tutto.